Dall'orto in barattolo all'orto energetico. I racconti consapevoli di Ottavia e Bartolomeo. Quest'anno a scuola è stato un vero spasso. Sono venuti degli uomini in bianco e ci hanno insegnato un sacco di cose interessanti e anche utili. Eccone un assaggio. L'energia è vita ed è tutta intorno a noi. Le piante, gli animali e gli uomini utilizzano l'energia messa a disposizione dalla natura per vivere, nutrirsi e crescere. L'energia è indispensabile alla vita. Qualunque azione richiede energia. Tutta l'energia che utilizziamo ogni giorno proviene direttamente o indirettamente dal sole, anche quella del cibo che mangiamo. Esatto. E ora vi spieghiamo come. Dunque, le piante hanno le foglie, no? E le foglie sono come dei laboratori chimici che lavorano 24 ore su 24 senza fermarsi mai, instancabilmente, per nutrire la pianta. Proprio così. E lo fanno grazie alla fotosintesi clorofilliana. In pratica, nelle foglie c'è questa sostanza verde, la clorofilla, che permette di fare la fotosintesi, cioè catturare i raggi del sole. Usando anidride carbonica, acqua, sali minerali e luce, le piante producono zuccheri e ossigeno. L'energia del sole, immagazzinata dalle piante tramite la fotosintesi, passa da un organismo all'altro sotto forma di cibo, creando una vera e propria catena, la famosa catena alimentare. Come vedete, in natura non ci sono scarti, tutto torna in circolo. Non si può dire la stessa cosa dell'uomo, che continuamente genera scarti, rifiuti ed inquinamento. Eh già, fino al Settecento le piante, oltre ad essere la fonte primaria di cibo, erano anche la principale fonte di energia. Ma negli ultimi secoli la richiesta di energia da parte dell'uomo è andata aumentando. E così sono state introdotte nuove fonti energetiche. Carbone, petrolio, gas naturale ed energia nucleare, che però sono tutte fonti non rinnovabili. Ma esistono anche delle fonti di energia rinnovabili. Eh già! Gli uomini, oltre ad usare l'energia di sole, vento, acqua ed energia della terra, spesso usano l'energia delle piante. Sì, però sempre più spesso si coltivano interi campi al solo scopo di usare le piante come fonte di energia e non di cibo. Questa non ci sembra una scelta eticamente molto corretta. Per fortuna, i nostri amici scienziati ci hanno spiegato una delle soluzioni possibili per produrre energia e allo stesso tempo rispettare l'ambiente e non inquinare. Siete curiosi? E noi vi accontentiamo. E 2 filastrocche vi recitiamo. La buccia di mandarino nel motorino, ovvero come i rifiuti da costo possono diventare una risorsa. Per non sprecare l'energia, la buccia non devi buttar via. Banane, mele, arance e pere. Questi frutti ci possono aiutare. La parola è riciclare. La dobbiamo rispettare. Quando finiamo di mangiare, i resti non dobbiamo buttare. Nel bidone del riciclo li possiamo lasciare. Così il mondo più energia può avere e la vita è migliore e naturale. Esatto, Otti! I resti vegetali e gli scarti animali possono essere recuperati e trasformati in energia pulita, il biogas. Il biogas è prodotto grazie al lavoro di particolari batteri che riescono a vivere in assenza di ossigeno e, nutrendosi dei nostri scarti, li trasformano in composti più semplici, tra cui il metano. Batteri viola, batteri verdi, batteri blu. Ed oltre a questi ce ne sono molti di più. I più carini sono quelli che amano il calduccio, se ne stanno sempre senza cappuccio. Qualcuno è buono e qualcuno ha cattive intenzioni. Bisogna conoscerli per evitare infezioni. Qualcuno è bello e qualcuno è brutto, ma piano piano digeriscono tutto. Sono ghiotti di schifezze e mangiano di tutto, scarti di piante, d'animali e di frutto. Mangiano tanto, poi fanno il ruttino. Ha mangiato la buccia del mandarino.
e ci dà l'energia per il motorino. Cibo ed energia. Come ridurre gli sprechi. Nel corso dei secoli, l'uomo si è ingegnato sempre più ed ha inventato tanti modi per conservare il cibo e avere sempre più varietà di alimenti a disposizione. Mentre i nostri nonni ancora erano molto legati ai cicli stagionali di produzione di frutta e verdura ed utilizzavano metodi naturali di conservazione del cibo, oggi noi siamo abituati ad avere tutto in ogni momento. Ma dietro a gran parte dei cibi che arrivano sulle nostre tavole c'è tanta energia nascosta che viene consumata. Pensiamo per esempio al minestrone surgelato. Occorre energia per coltivare le verdure, energia per lavorarle e confezionare il minestrone, energia per conservarlo a casa nel congelatore, energia per cucinarlo. Infine, energia per smaltirlo se quel giorno lo hai lasciato nel piatto. E in tutti questi passaggi si consuma tanta energia per il trasporto, che oltretutto inquina anche. E allora come fare? Semplice: scegliere prodotti locali e freschi di stagione, evitare gli sprechi e recuperare le buone abitudini di conservazione dei nostri nonni. Dall'orto in barattolo all'orto energetico. Un progetto bello ed etico e anche molto gustoso. Già, perché dopo aver costruito la nostra serra nel giardino della scuola, abbiamo coltivato le fragole e prodotto la nostra marmellata. Che buona!